questo era solo un piccolo teaser di quello che vedremo in questo video. Per quelli nuovi sul canale, io sono Breccia e nella vita faccio il designer del prodotto industriale insieme ad altre cose, UX e UI. Nel primo video criticai aspramente PlayStation 5, non perché non mi piacesse, ma perché dal punto di vista progettuale aveva un po' di problemi. In questo video vedremo quali sono questi problemi, come avrebbero potuto risolverli e alla fine vedremo un mio redesign completo. Darò anche il mio punto di vista, perché sennò altrimenti se chiacchieriamo e basta non vale. Solita premessa: in tutti i prodotti che vediamo c'è sempre una componente estremamente soggettiva, ma ovviamente c'è anche un punto di vista progettuale e oggettivo che ci fa capire se un oggetto è ben progettato o meno. PlayStation in Italia ovviamente è un brand estremamente forte e quindi il nostro punto di vista è un po' alterato da questo. Io per primo ce l'ho nel cuore, sono cresciuto con PlayStation, ho sempre avuto PlayStation, ma ovviamente da designer non posso esimermi dal dire la mia. Rispetto al primo video che ho fatto sappiamo tantissime informazioni in più, sappiamo come sono fatte le scocche, sappiamo come sono assemblate, sappiamo in che modo hanno cercato di risolvere i problemi e sappiamo che ne hanno creati molti altri. Sony ha scelto uno stile estetico completamente diverso da Microsoft, e questo l'abbiamo detto, e non c'è nulla di male, anzi è molto interessante che l'abbia fatto, molto coraggioso. Degli amici designer peraltro questa settimana mi hanno inviato la sua moodboard ufficiale, la moodboard che ha utilizzato per questo progetto il designer, ed è effettivamente una moodboard molto bella, iperfuturistica, con delle superfici, dei dettagli e delle forme estremamente interessanti, però secondo me il risultato alla fine non è così riuscito. Io non critico infatti lo stile, critico il risultato, e purtroppo nel mondo reale capita, può essere Sony, può essere Apple, può essere Google. Il mondo reale è fatto di persone vere, con punti di vista diversi, con tante complessità, e quindi capita che anche in una grossa azienda ci siano dei problemi, come vedremo adesso in questo video. Questi giorni molti influencer hanno ricevuto la console a casa in regalo. Abbiamo visto dei comportamenti da designer estremamente interessanti, perché molti di questi non riuscivano a capire quale fosse il sopra e sotto, addirittura la posizionavano al contrario. Ovviamente non è colpa di questi influencer, neanche colpa di Ciro Immobile, è colpa in realtà dei designer, sempre colpa dei designer che non hanno dato, e questo l'avevo anticipato nel primo video, nessun elemento visivo per capire che quella fosse la posizione giusta. Se ci fosse stato un logo, una scritta, l'avremmo capito. I problemi più grandi si notano purtroppo con la basetta. Ok, there we go. What the fuck? Fuck this. Noi fricchettoni del design che abbiamo visto questa console in 1000 video sappiamo perfettamente come si monta la basetta, ma il ragazzino o la persona che la riceverà per Natale, no. Installare la basetta è a livello di esperienza utente estremamente complesso. Ve lo racconto. Voi direte: una basetta cosa la metto sotto? È fatta? No, perché la basetta va messa sotto effettivamente, ma va agganciata in un determinato modo. Per agganciarla bene bisogna prendere una vite. La vite la troverete sotto la basetta in un cassetto nascosto. Trovate il buco, ma non mi hanno dato la vite. Raga, non mi hanno dato la vite. Vi giuro, non ho la vite. Ma io non c'ho nessuna... Ma non c'è nessuna vite. Sto sudando. Mi state facendo sudare, mi sto agitando. Questo cassetto, per aprirlo, dovrete ruotare la basetta, perché effettivamente la basetta può ruotare. Una volta aperto il cassetto prendete la vite, ma non la potete ancora mettere, perché dovete togliere un tappo che è sotto la console. Togliete il tappo, lo riponete nel cassettino nascosto, prendete la vite, la mettete sotto, la allineate alla console, agganciate. Per avvitare questa vite vi serve un cacciavite che non avete in confezione, quindi vi servirà un cacciavite. Con un cacciavite lo avvitate e dopo la vostra console è perfettamente pronta. Questo per quanto riguarda la posizione verticale, e uno dirà: se mi sono reso conto che effettivamente lì in verticale non ci sta bene, la voglio mettere orizzontale. Dovete rismontare tutto, risvitare, rimettere il tappino e qua di là, poi posizionare la basetta sotto, e vi renderete conto che la basetta sotto non ci sta. Perché? Perché dovete ruotare ancora la basetta e posizionare il gancio che c'è dietro, quella morsa dietro, in un punto preciso della scocca della console. E una volta allineato tutto, la basetta sarà così. È molto chiaro che questa basetta dal punto di vista di esperienza utente sia disastrosa. È impensabile che questa sia la soluzione migliore per installare una basetta. Nel design c'è un concetto che si chiama affordance, quindi ogni forma e ogni prodotto ti devono suggerire e comunicare la propria funzionalità. Quando apro una porta non vado a leggere le istruzioni della maniglia, so già
come si utilizza, intuisco la funzionalità. Questo non lo vediamo in questa basetta. L'utente senza le istruzioni non può in alcun modo installare questa basetta correttamente e questo chiaramente è un problema. Le istruzioni in generale sono il fallimento per un designer. Quando l'utente per capire qualcosa deve ricorrere alle istruzioni vuol dire che tu da designer non hai fatto il tuo dovere. Come avrebbero potuto risolvere questa basetta? Sicuramente facendola più semplice. Cioè guardate questa basetta, è di una complessità che è incredibile, ma mantenendo questa complessità che hanno fatto loro avrebbero potuto creare altri sistemi. Per esempio già una vite farfalla avrebbe ridotto la complessità in modo che già lì posizionata non ho bisogno di cacciaviti e niente, posizionata lì. Oppure avrebbero potuto inserire una sorta di medaglione in metallo estremamente semplice tagliato a laser con la forma del logo di PlayStation in modo da utilizzarlo come cacciavite, diciamo, no? In modo da inserirlo in questa sorta di vite e chiuderlo facilmente. Vabbè, un'altra cosa che ho aspramente criticato è questa grandissima fasciona in plastica lucida. Il rischio di utilizzare superfici lucide così grandi è quello di avere dei prodotti che sembrino estremamente cheap. E non l'ho detto perché sono un fricchettone del design, ma l'ho detto perché la plastica si comporta in modo diverso dal metallo. Nei render noi vediamo questa superficie estremamente liscia, perfetta. Nel mondo reale la plastica crea delle imperfezioni e le crea perché su lunghe, su grosse superfici si asciuga nello stampo a velocità diverse. Soprattutto a maggior ragione se io inserisco dei fori, delle prese, intorno a questi fori si creeranno delle imperfezioni. Noi lo vediamo in tantissime foto che la luce crea delle leggere increspature. Se lo sai che la plastica funziona in questo modo, lo eviti questo problema. Loro non l'hanno fatto, nei render tutto bello, nel mondo reale no, è la percezione, come abbiamo visto in tantissime recensioni, è quella di un prodotto economico. Un'altra parte che ci fa capire che è stata posta poca cura nella progettazione è la parte interna, ovviamente. Aprendo la console e rimuovendo questi pannelli bianchi, la console è brutta, ingiustificatamente brutta, è piena di cambi di superfici, di viti in vista, di fori industriali. Tutto quello che vedete qui, ogni elemento, ogni vite, ogni cambio di superficie può essere riorganizzato e curato. Fidatevi su questo. E per curato io non intendo che i costi debbano aumentare. Attenzione, queste cose qui molto importanti. Curare non vuol dire per forza aumentare i costi, vuol dire curare. C'è una bellezza e un equilibrio anche nelle parti più industriali. Se noi apriamo un MacBook, dentro è perfettamente tutto allineato, c'è una simmetria, è tutto perfettamente curato. Se apriamo un Asus, probabilmente no. Come avrebbero potuto fare? Avrebbero potuto mettere su questa scocca in plastica magari i simbolini della PlayStation molto grossi. Se la rendi così accessibile la devi curare. Guardate questo dettaglio qua in alto, questa superficie lucida. Sapete che cos'è? Tu la apri e dici, boh, è una roba industriale. Questa roba qui non la devi mai dire nella progettazione, non devi mai poter dire è una roba industriale. Qua è la superficie che intravedo dalla scocca bianca del logo PlayStation. E allora, mannaggia a te, potevi ricrearmi il logo PlayStation lì, in modo che poteva essere piacevole da fuori e piacevole da dentro. Poi ci sono questi ganci che ti aiutano appunto a incastrare la scocca bianca. Se tu sai che mi crea dei graffi già al primo utilizzo, perché l'abbiamo visto in 1000 video, crea i graffi al primo utilizzo, trova un altro modo, e dopo lo vedremo nel mio redesign. C'erano 1000 altri modi che si potevano utilizzare. Poi abbiamo, insieme a questi fori per agganciare, abbiamo anche degli altri fori diversi, strani, che servono, a detta di Sony, per raccogliere la polvere. Questa è un'ottima idea dal punto di vista funzionale, non lo è dal punto di vista di progetto. In che modo questi fori dovrebbero suggerire all'utente che quelli sono i fori per raccogliere la polvere? L'utente non lo sa, non lo può sapere. Piuttosto mettici una scritta. Aggiungere le scritte in lucido sulla plastica non è un costo aggiuntivo, perché la scritta è parte dello stampo. Questa texture interna che vediamo nel controller e anche all'interno della console con i simbolini della PlayStation è un ottimo dettaglio, ma non è un costo aggiuntivo, è parte dello stampo della plastica. I pezzi tra loro smontati sono estremamente complessi, sono molto molto complessi. Secondo me, secondo la mia filosofia progettuale, ci deve essere una bellezza dietro ad ogni pezzo. La griglia per prima
è un pezzo separato dalla scocca principale. Loro, per aggiungere resistenza, hanno aggiunto un secondo livello in alto, ma cosa succede? Che aggiunto questo livello, quel componente non è più stampabile perché si crea un sottosquadro, perdonate il tecnicismo, e quindi hanno dovuto creare un componente in più, hanno dovuto staccarlo dalla scocca principale. Loro potevano creare una griglia in un unico pezzo. Come? Facendo così, creando questa superficie diversa. Vi faccio vedere le immagini qua. In questo modo era ugualmente resistente ed era un pezzo anziché tre. Ridurre i componenti, questa è una regola nel design in generale, si cerca sempre di ridurre i componenti in modo che l'assemblaggio è più semplice, si riducono gli errori nella produzione e ovviamente i costi sono più bassi. All'interno della console c'è un cassetto iperindustriale. Per accedere a questo cassetto bisogna ancora svitare, dove si può cambiare l'hard disk. Questa è una funzione accessibile all'utente, eppure quando l'utente accede in questo cassetto ha l'impressione di avere le mani nel motore, che è una cosa che non dovrebbe succedere. A me dispiace essere così critico, però che devo fare? Io amo profondamente Sony. Sony ha forgiato il mio gusto estetico. La mia passione per il design nasce da Sony, però devo ammettere che qui non è stato fatto un buon lavoro. Va bene, quindi passiamo ufficialmente al mio redesign. Piccola premessa, non ho fatto quello che volevo in assoluto, perché non avrebbe avuto senso, non è che allora la faccio a forma di sfera. Ho usato il loro brief, quindi le loro idee, i loro concetti, le loro parole chiave. Ho utilizzato il concetto di bianco e nero come colori delle scocche, la plastica, questa forma organica, aliena, il fatto di avere le scocche rimovibili, che è uno dei loro concetti principali, il fatto di avere una basetta separata. Queste sono le idee e soprattutto ovviamente a livello tecnico non ho stravolto la componentistica, non vale se la stravolgi, ho utilizzato le dimensioni dei loro componenti, quindi quello che vedrete è un design verosimile, non ingegnerizzato ma verosimile. Niente, buona visione. Ovviamente io devo ringraziare infinitamente gli autori di questo video, Piove Piaghe, che hanno fatto un lavoro straordinario in tempi che non hanno senso. Hanno fatto questo lavoro, ragazzi, in 10 giorni. 10 giorni. Cioè, rendiamoci conto. E loro fanno parte della community Serra, che trovate su Instagram, vi lascio qui il link, piena di persone che hanno un talento che non ha senso. Molti di loro hanno iniziato con il 3D da pochissimo e sono già a questi livelli. Quindi vi lascio il link, andate a trovarli. Torniamo però al nostro redesign, perché devo raccontarvelo ovviamente perché l'ho fatto così. Ho preso questo stile alieno e l'ho abbracciato al massimo. Ovviamente la forma, come vi ho già raccontato in questo video, non è mia che l'ho fatta a caso, è conseguenza sempre del riposizionamento di tutti i componenti interni. Io sapevo la grandezza di ogni componente, quindi ho cercato di creare la forma che avesse più senso. E questa forma mi permette di avere la versione col disco e la versione senza disco molto simili tra loro, e soprattutto una delle due non deforma in modo tragico, come avviene attualmente, l'estetica della console. Ma dentro secondo me è ancora più bella. Rimuovendo la placca bianca, dentro è così, e secondo me è ugualmente bella, è bella in un modo diverso. Non abbiamo, correggetemi se sbaglio, la percezione di vedere qualcosa di industriale. Tutti i fori, le viti e le superfici sono estremamente curate. Noi vediamo in alto due fori completamente diversi, questo è un dettaglio importante, completamente diversi dagli altri fori, e questi sono i fori per raccogliere la polvere. Al centro vediamo due magneti che aiutano ad allineare e posizionare la scocca precisamente. È vero, i magneti sono effettivamente un costo aggiuntivo, ma d'altro canto noi abbiamo risparmiato su 3 pezzi, anzi
4, forse 5 pezzi rispetto alla versione originale, quindi mi sembra un compromesso che possiamo accettare. Ovviamente una volta allineata la scocca con questi magneti ci sono dei punti di ancoraggio che in realtà sono degli snap fit, che sono triangolati, quindi sono il minimo numero necessario per allineare la scocca, che facendo una pressione poi si incastrerà. Come vedete anche la luce è curata in un modo completamente diverso, non è più un componente separato traslucido. Questo effetto che ho creato io lo si può fare semplicemente diminuendo in modo controllato lo spessore della plastica in modo che la luce traspare da dietro. Secondo me è un dettaglio estremamente elegante che non deforma in alcun modo l'estetica e allo stesso tempo permette di risparmiare sui componenti. Altro dettaglio iper importante, in alto vediamo questo cassettino, che è un cassettino e lo capiamo perché la forma, col concetto di affordance che dicevo prima, mi suggerisce che lo posso aprire. Una volta aperto cosa trovo? Ancora curato con delle istruzioni incise, troviamo l'hard disk rimovibile, estraibile con facilità. Ok, capite la differenza tra questo e quello? E ripeto, qua ipoteticamente non c'è una differenza di costi, ci sono scelte diverse e una sensibilità ed un gusto estetico del designer chiaramente diversa. Se rimuoviamo questa parte centrale vediamo che abbiamo la ventola, che è una parte effettivamente non accessibile all'utente tradizionale. Ho inserito un dettaglio, una scritta che non vedrà nessuno, vedrà solo chi farà la manutenzione, ma va bene così perché questa ventola è custom, è fatta da loro, quindi aggiungere una scritta e non metterla allora in termini di costi cambia zero. È solo un dettaglio che quando da designer devi curare lo fai a modo, secondo me. Quindi ogni dettaglio, anche il più interno della console, ha una bellezza tutta sua e questo secondo me è cruciale in generale nel design. Va bene, dai, siamo arrivati alla fine. Io ho qua gli appunti per capire se ho curato tutte le parti. Chiaramente questa console ha anche la sua versione in verticale, ha un accessorio esterno che troverai chiaramente nella confezione che ti permette di collegare la basetta alla console verticale, il loghino ruota e niente, quindi secondo me è ugualmente piacevole in verticale. Chiaramente questo design non ha la pretesa di essere perfetto perché l'ho fatto in 3 giorni, quindi ci sono una serie di problematiche, tante problematiche che andrebbero risolte. Vuole essere un gioco, un esercizio per capire come avrebbero potuto risolvere alcune cose e anche magari ovviamente dare il mio punto di vista su questo progetto. Va bene, abbiamo detto tutto, grazie per l'attenzione e io ringrazio ancora il lavoro straordinario dei ragazzi di Serra, Piove Piaghe, lavoro incredibile, vi invito ad andare a seguire su Instagram e anche magari a far parte della loro community. Noi ci vediamo presto, voi iscrivetevi e statemi bene. Ciao!